Io non ho mai pensato di avere un problema con il caffè, finché non ho deciso di smettere di bere caffè. Io sono emigrata in Canada una decina di anni fa ed in Canada, come in tanti altri paesi del mondo, ormai vive la moda del caffè to go. Io quando sono arrivata pensavo si dicesse caffè take away. I don't know why. To go vuol dire caffè da portare via. Vuol dire che tanti di noi, di voi, stanno sempre con questo caffè in mano, vivono con il caffè, per il caffè, e questo stava succedendo anche a me. Comincio dal fatto che io amo il caffè. Quindi è stato un grande sacrificio prendere questa decisione. Amo il profumo del caffè, del chicco di caffè quando viene tostato e poi macinato. È come se parlasse, come se recitasse una poesia. Questo lo direbbe un napoletano e io sono d'accordo. Ho iniziato a bere caffè più o meno verso i miei 20 anni, quando ho iniziato ad andare all'università. Parlo dell'espresso che in Italia si prende comodamente al bar, con gli amici oppure da soli, in piedi, al banco. No to go, no, mai. Escludendo il fatto che da giovanissima, da bambina direi, i miei zii mi portavano in questo negozio storico di Roma, la torrefazione Tazza d'Oro, che ancora esiste, proprio di lato al Pantheon, questo Pantheon, dove servivano la granita di caffè con la panna. Certo, era più panna che caffè per me che ero una bambina, ma era estremamente gustosa ed anche se non c'era tanto caffè, il profumo del caffè era prepotente. Poi, quando sono diventata grande, ho avuto le mie figlie, durante le mie gravidanze ho avuto qualche problema con il caffè. Durante la prima gravidanza bevevo il caffè solo la mattina, il caffè della macchinetta fatto in casa, quello della moka, con tanto latte, più latte che caffè. Poi, durante la mia seconda gravidanza, non potevo sentire neanche l'odore del caffè e mi sono anche preoccupata, ad essere sincera. E fatalità, la mia seconda figlia non è amante del caffè, ma dopo il parto ho ripreso a bere caffè senza alcun fastidio, quindi tutto risolto. E la mia dose giornaliera è tornata ad essere un abbondante caffè la mattina, più o meno una tazza, yes, di caffè, tutta una macchinetta del caffè, medie dimensioni, 4 o 5 tazzine, credo, e poi qualche volta un caffè sporadico al bar con le amiche o da sola. Niente di straordinario, almeno per la mia quotidianità. Ma purtroppo in questi ultimi anni in Canada la mia dose di caffè giornaliera è aumentata e probabilmente è peggiorata anche la qualità. Sono ormai 2 mesi senza caffè e sono pronta per parlarne. Ho lasciato perdere il caffè. Ho smesso di bere caffè. Nella mia giornata non ho più la pausa del caffè. In inglese è molto bello e tutto questo si dice I quit coffee, molto più rapido ed immediato e sì, è vero, la lingua inglese ha questo pregio. Il mio primo pensiero ogni mattina era bere il caffè. Lo so, mi dirai, io anche, che c'è di male? Non c'è niente di male per te, ma per me non era più salutare. Voglio dire, non mi faceva più bene. Io sono in menopausa, sono in una fase della mia vita in cui devo mantenere il mio equilibrio ormonale, così dicono tutti. Quello che con la menopausa si è scomposto sarebbe il mio equilibrio ormonale. Ancora una volta, un'ennesima fase per riuscire a mantenere il mio equilibrio di donna fisiologico.
intendo. Onestamente ancora lo sto cercando il mio equilibrio ormonale in realtà e ho cercato di aiutarlo eliminando il caffè. Ecco, questa è la verità. Sì, sto parlando al femminile perché questa è tutta una questione personale femminile. Questo discorso, se sei un uomo sensibile, potrebbe esserti utile, altrimenti vedi tu, se vuoi cambiare canale, cambia canale. Ed il punto è questo, ed è vero. Il caffè incita, supporta, sostiene l'ormone del cortisolo. E se tu non lo sai, il cortisolo è l'ormone dello stress. Devo dire che ho preso questa decisione, quella di non bere più caffè, perché mi sentivo stressata senza motivo. Ho avuto la tachicardia nel sonno per più di una volta. Questo è stato l'episodio che mi ha fatto riflettere, perché mi sono svegliata e mi sono spaventata, ti dirò. Anche perché è stato un episodio che si è ripetuto. E quindi ho pensato, qualcosa non va, devo trovare una soluzione. Dopo il primo caffè della mattina avevo voglia di un altro caffè. E non parlo del caffè espresso normale, quello della moka di cui parlavo prima. A casa abbiamo la macchinetta del caffè Nespresso. Parlo del caffè della cialda in modalità lunga. E dopo il secondo caffè cercavo di distrarmi, ma alla fine prendevo un terzo caffè, sempre lungo, una tazza piena. Qualche volta lo allungavo con l'acqua calda perché così mi durava di più. Comunque per me era diventata una dipendenza e non mi vergogno a dirlo. No, magari un pochino sì, mi vergogno. Riempiva la mia giornata la tazza calda di caffè. In quel primo giorno senza caffè, anzi era mattina, ho avuto un mal di testa continuo. Sono andata a dormire con il mal di testa e non ho preso niente per il mal di testa perché pensavo che sarebbe stato più facile il secondo giorno. Non so se il mal di testa fosse per via del fatto che avevo questo pensiero del caffè oppure perché non era una decisione che avevo preso dal giorno prima. Ho visto su YouTube diversi video dove le persone si godono il loro ultimo caffè e si riprendono, questo intendo, in memoria del loro ultimo caffè. Ma io quella mattina mi sono alzata e sono corsa a farmi il caffè, senza neanche lavarmi i denti. Ma ero pronta per il caffè e allora ho capito che forse quel caffè era diventato un problema. E quindi non l'ho bevuto, l'ho buttato nel lavandino. Per questo ho bevuto cioccolato, acqua calda e latte tutto il giorno durante il mio primo giorno senza caffè. Non chiedetemi perché ho fatto questa scelta, non lo so. Ho seguito il mio istinto. Il secondo giorno ero nervosa, avevo dormito male e poco e di nuovo ho bevuto solo acqua calda, latte e cioccolato durante tutto il giorno. Sono stata durante tutta la notte in un dormiveglia. Questa foto è di quel giorno quando mi sono svegliata. Questa era la mia faccia, molto scocciata. Mi sono sentita nervosa e senza focus. Avevo ancora una leggera pesantezza alla mia testa. No, è meglio dire mal di testa. Non sono riuscita a concentrarmi su niente il secondo giorno. Penso sia stato peggiore del primo. Sono stata a letto con il mio computer e quel giorno ho disdetto anche la lezione che avevo con la mia studentessa. Sì, che avevo nel pomeriggio. Io insegno italiano. Sono riuscita solo a preparare la cena, niente di più. Ma senza nessun entusiasmo. E quando mi è stato chiesto: "Mamma, cos'hai?" Ho smesso di bere caffè. Ah! Questa è stata la risposta.
Del mio terzo giorno non voglio dire niente, ero nervosa, scocciata, diciamo solo che è stata una pessima giornata. Il quarto giorno ho dormito profondamente più o meno 3 ore, per fortuna. No, dico per fortuna il tempo era bello e quando mi sono alzata ho deciso di uscire e camminare. Ho camminato, sono uscita di casa senza meta, ho solo camminato prima di iniziare a fare qualsiasi cosa nella mia giornata. In genere aspetto le ore più calde per uscire a camminare. Lo so che sembra assurdo perché comunque la mia filosofia è che il mio corpo ha bisogno di sole. Ma finalmente non avevo più mal di testa ed è per questo che sono uscita. Ed ho avuto la sensazione che la tossicità della caffeina stesse diminuendo. Lo so, è stata solo una sensazione perché è inutile dire che il caffè era sempre nei miei pensieri. Il quinto giorno è stato il giorno in cui ho deciso di riprendere a bere la mia acqua, limone e miele, acqua calda. Era una vecchia abitudine sana che ho avuto per lungo tempo in Italia prima di prendere il caffè. Il sesto giorno invece è stato il giorno in cui ho deciso di preparare questo video per documentare la mia transizione, il mio sacrificio. Ho iniziato a ricordare tutte quelle volte in cui le mie figlie avevano provato a farmi capire quanto il caffè non fosse d'aiuto per la mia giornata. Ma io ero convinta del contrario ed ero molto gelosa del mio caffè. E ho dovuto riconoscere che invece avevano ragione. Ho iniziato a percepire che non avevo bisogno di quella energia tossica che non era la mia energia reale. Sembra una cosa drastica quella che ho detto, ma non è severa, non è drasticità, non è rigidità, è la verità. Il settimo giorno è stato il giorno della stabilità. Non mi sentivo ancora attiva al 100%, non avevo ancora tanta voglia di fare, ma ho iniziato a provare una pace interiore. Mi sono sentita riflessiva e ho pianificato la mia giornata. Mi sono seduta alla mia scrivania con la mia bibita ed ho iniziato a scrivere tutto quello che avrei dovuto fare durante la mia giornata. Ho capito che veramente tu alteri il tuo modo di percepire le cose intorno a te. Quando bevi tanto caffè come facevo io. Nel mio caso la menopausa e l'abuso di caffè era diventato un problema. Ma certamente lo riconosco, gli effetti sono diversi per ognuno di noi, perché siamo diversi. Ora, per essere onesta, dopo 2 mesi ancora non mi sento completamente disintossicata. Il caffè continua a essere nei miei pensieri, ma fisicamente mi sento molto meglio. Soprattutto non ho più la tachicardia, le palpitazioni, ma ogni tanto ci penso al caffè. E penso, quando vado in Italia come farò? Tutti mi offriranno un caffè? Ancora non ho trovato la soluzione e non lo so, mi regalerò qualche caffè? No, non lo posso fare. Tutto questo è per confessare che pur avendo scoperto che vivo meglio senza caffè, durante la mia giornata ogni tanto ci penso ancora. Ho scoperto di essere produttiva anche senza caffè. Riesco a mantenere la mia concentrazione anche senza sorseggiare il mio caffè. È diminuito di molto, direi, il mio stato di stress. E ti confesso che quando ho momenti di ansia o agitazione durante la mia giornata, è proprio in quel momento che ho voglia di un caffè.
Che vuol dire che forse i miei ormoni stanno lavorando bene? Oppure no, sono diventata allergica? Beh, è quello il momento più complicato per dire no, sono sincera. E tu quanti caffè bevi al giorno? Lasciami un like e ci vediamo nel mio prossimo video, se ti fa piacere. Bye!